Ti stai preparando per Piazza di Siena? Sì, dopo vado a vedere i cavalli. Sei appassionata di ippica? Mi piace moltissimo. Cavalchi? Sì, cavalcaro, sì, americana però. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e le dive degli anni 70, 80 e 90 ci fanno ancora sognare con la loro bellezza e un pizzico di sana nostalgia. Oggi vi porto alla scoperta di una star internazionale che ha fatto impazzire il pubblico italiano e ha aggiunto un tocco di pepe ai nostri programmi TV. Wendy Windham, la bionda esplosiva americana che ha trovato la sua consacrazione proprio qui da noi. Prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Qui ogni settimana vi aspetta un nuovo tuffo, nell'epoca più spensierata della nostra TV. Wendy nasce a Los Angeles il 13 gennaio 1967 e porta nel suo sangue un legame niente meno che con Stan Laurel, il mitico Stanlio del duo Stanlio e Ollio. Si può dire che Wendy abbia ereditato quel tocco di ironia e simpatia dalla famiglia. Quando arriva in Italia alla fine degli anni '80, il pubblico è subito incantato da questa ragazza solare, con un accento americano irresistibile e un fascino che va dritto al cuore e, ammettiamolo, fa girare parecchie teste. Il debutto di Wendy sul piccolo schermo italiano avviene nel 1991, accanto a uno dei volti più amati di sempre, Raimondo Vianello. La vediamo in Raimondo e le altre, un varietà leggero e pieno di spunti divertenti che lascia subito intuire che Wendy ha qualcosa di speciale. Con quell'ironia naturale e un po' di americana follia, Wendy si guadagna una fetta di pubblico che non la dimenticherà facilmente. E poi, diciamolo, come resistere a quell'accento? Nessuno ci riusciva. Dopo questa esperienza, arriva il momento di Casa Dolce Casa, una sitcom di grandissimo successo, in cui Wendy recita al fianco di Gianfranco D'Angelo e Alida Celli. Qui interpreta Julie, una ragazza un po' naif, un po' svampita, ma incredibilmente dolce. Il personaggio era perfetto per lei, un mix di ingenuità e sensualità che Wendy ha saputo interpretare al meglio. E tra una battuta e l'altra, le sue minigonne e il suo sorriso contagioso catturano il pubblico serale che ormai non può più fare a meno della sua presenza. Uno dei ruoli che ha fatto di Wendy un vero fenomeno pop è stato I Cervelloni, il programma condotto da Paolo Bonolis su Rai 1. Se non ve lo ricordate, sappiate che vi siete persi qualcosa di speciale. Wendy affianca Bonolis con una simpatia e un'ironia che solo un'americana a suo agio nel nostro contesto poteva avere. La loro chimica sullo schermo era irresistibile e Bonolis, con la sua parlantina e il suo umorismo, trova in Wendy una spalla perfetta. Ma Wendy non era solo una spalla. Lei stessa era un elemento che catturava l'attenzione, con quei sorrisi maliziosi e quell'atteggiamento da finta ingenua che mandava in delirio gli spettatori. Wendy Windham rappresentava il sogno americano che prendeva vita nella nostra televisione. Con il suo corpo da modella, i lunghi capelli biondi e un sorriso che sprizzava malizia, sapeva giocare con il suo lato sexy senza mai cadere nella volgarità. La sua bellezza bionda e solare era il giusto mix di sensualità e simpatia, una combinazione perfetta per il pubblico italiano che, con un pizzico di malizia, apprezzava ogni suo ammiccamento. In Sabato al circo, al fianco di Gerry Scotti, Wendy dà il meglio di sé, sfoggiando outfit che lasciano spazio all'immaginazione e con un piglio da femme fatale che faceva battere il cuore a molti italiani. Quella sua aria da ragazza della porta accanto, misto diva hollywoodiana, era qualcosa che non avevamo mai visto in Italia. E sapete cosa? Wendy sapeva perfettamente come usare la sua bellezza e il suo carisma per tenere incollati milioni di spettatori alla TV, soprattutto nel mitico TG delle vacanze, dove le sue apparizioni sono diventate leggendarie. Oltre alla televisione, Wendy ha fatto alcune incursioni nel cinema italiano, spesso in ruoli che sottolineavano il suo fascino e il suo lato sexy. Nel 1991 la vediamo interpretare Venere, niente meno che la dea dell'amore, in L'Odissea, diretto da Beppe Recchia. Qui Wendy si cala perfettamente nella parte, avvolta in abiti succinti e con uno sguardo magnetico, riesce a portare in scena una dea sensuale e divina, che rappresenta tutto ciò che si potrebbe immaginare in una Venere moderna. Nel 1992 appare in Omicidio a luci blu di Alfonso Brescia, in cui interpreta il ruolo di Jezabel. Un nome che già fa intuire la carica di seduzione del personaggio, che Wendy sa rendere con naturalezza.
E non dimentichiamo Gratta e Vinci del 1996, in cui recita con lo stesso mix di ironia e sensualità che ormai il pubblico si aspetta da lei. Dopo aver vissuto una decina di anni come protagonista della nostra TV, Wendy decide di ritirarsi a vita privata. Si trasferisce a Miami, dove sposa l'imprenditore edile Jeff Safcik. Wendy cambia vita, si dedica al volontariato e si allontana dai riflettori, mostrando una parte di sé più intima e riservata. Ma nonostante la distanza e gli anni, rimane nel cuore di chi l'ha amata negli anni 90. E ora ditemi, chi non vorrebbe fare un salto indietro nel tempo e rivivere quegli anni magici della TV italiana? Wendy è stata un pezzo unico nel puzzle della televisione italiana, una star americana che ha trovato qui il suo pubblico, regalando momenti indimenticabili. E voi, ve la ricordate? Qual è il programma in cui la ricordate con più affetto? Se vi è piaciuto questo viaggio nella nostra amata TV del passato, iscrivetevi alla Soffitta e lasciate un bel like. E scrivete nei commenti chi vorreste che fosse la prossima protagonista? Alla prossima, con nuovi racconti e nuove dive che hanno fatto la storia.